Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a creare un gioco natalizio. Come da tradizione, siamo a dicembre, ci avviciniamo a Natale e io cerco di creare, come sempre, un gioco che abbia qualche riferimento al Natale, che sia un'animazione o, come in questo caso, un vero e proprio gioco. Il gioco in questione è quello che state vedendo. Il gattino deve recuperare più pacchi possibile prima che scada il timer, facendo attenzione a non venire schiacciato dai pacchi che sporgono dal mucchio. Detto questo, non perdiamo altro tempo, andiamo all'editor. Molto bene, direi di iniziare dal player, il personaggio del gattino che deve recuperare i pacchi. Essendo un gioco natalizio, mi piacerebbe che più persone possibile possano provare a rifare il gioco. Per questo motivo ho cercato in tutti i modi di rendere il codice più snello e semplice possibile. Certo, non ho potuto fare i miracoli, però ho fatto di tutto per cercare di semplificare il codice che andremo a scrivere. Oltre a questo, come cerco di fare ogni volta, ho preparato un pacchetto con le immagini. Quindi andiamo subito a caricare il player. Questo non ci serve. Andiamo a creare un nuovo player andando a importare i costumi. Vado a caricare il costume player 1 e player 2. Apro e ovviamente mi crea due sprite, giusto così, ho sbagliato io. Va bene, poco male, costumi, prendiamo questo costume e trasciniamolo sul player 1 e questo lo possiamo anche cancellare. Perfetto, player 1, player 2. Allora andiamo a vedere se i costumi sono centrati. Ok, sì, mi sembrano più o meno centrati, nel caso vedremo di spostarli in base a quelle che sono le nostre esigenze, visto che per prendere i pacchi dovremo spostarci davvero di pochi pixel. Allora, codice e iniziamo. Situazioni, quando si clicca sulla bandierina verde, intanto lo sprite è palesemente troppo grande, quindi andiamo a diminuire la dimensione, quindi porta dimensione non al 100% ovviamente, ma la dobbiamo portare a una dimensione che non superi la grandezza dei pacchi. Ora possiamo fare anche una cosa del genere, vado a caricare lo sprite per esempio del pacco centrale, che è il principale, e andiamo a vedere un pochino, insomma, come possiamo andare a renderlo. Dimensione 30%, allora vediamo un po'. Questo sta al 30 e questo lo mettiamo sempre al 30, vediamo che succede. Ok, magari, ecco, sembrerebbero alti uguali, magari questo il pacco andiamo a impostarlo al 32%, così è leggermente più alto del gattino, 2 pixel più alto, l'importante è che non si tocchino. Tra l'altro faccio così, situazioni, aspetto, porta dimensione a 32%, così me lo ricordo. Perfetto. Anzi, visto che ci sono, gli dico anche movimento, vai a, sicuramente voglio che stia al centro, 0, e y, meno 160, meno 150, ok, più o meno così. Così che facciamo? Qui mettiamo una sorta di pavimento, e poi possiamo aggiungere anche uno sfondo, quindi vado a creare il pavimento, nuovo sprite, prendo una linea, gli dico che voglio che sia larga 10 pixel, contorno nero e faccio così. Ok, anche più larga di 10 pixel, seleziono e magari la porto a 20 pixel, ok, decisamente meglio. Quindi mettiamo qui questa sorta di pavimento, così possiamo appoggiarci sopra il gattino, dovrebbe avere questo costume inizialmente, i baffi non devono toccare il pacco, ok, e possiamo anche caricargli uno sfondo, quindi vediamo un pochino Scratch cosa ci offre, questo qua, Winter, perfetto così. Poi andremo a vedere bene come gestire eventuali pixel da ritoccare, quindi torniamo al gattino, codice, mettiamo questo costume senza pacco, il costume numero 1, player 1, e vediamo un pochino di definire la sua posizione. Ora, vai a, qui ho scritto 38, qui ci dice meno 39 e meno 153. Direi che può andare bene, magari per una questione mia di comodità, metto 152 e meno 38, vediamo un po'. Ok, si è avvicinato ma non tocca
il pacco. Tra l'altro qui c'è questo bordo bianco che non capisco bene che problema abbia. Se vado a toccare lo sprite, così gli piace, se lo tocco un pochino toglie il bordo bianco. Va bene, grazie. Dicevamo, per una questione di praticità tendo, quando è possibile, a mettere sempre numeri pari, perché può capitare di doverli dividere. Magari in questo caso non servirà, però quando posso farlo, lo faccio. Quindi meno 38 e meno 152. Ora, io ho bisogno, quando premo le frecce direzionali destra e sinistra della tastiera, di spostare il gattino a sinistra o a destra del pacco, in maniera speculare. Quindi vado a dirgli subito che questo sprite deve avere come stile di rotazione sinistra-destra, e poi quando inizia il gioco si deve trovare esattamente in questa posizione, quindi punta in direzione 90. Ok, mi stavo portando dietro tutto il codice. Perfetto, iniziamo a dirgli che quando io premo le frecce direzionali della tastiera si deve spostare a sinistra o a destra. Quindi controllo, gli dico che per sempre deve fare attenzione a quello che premo, e quindi se sto premendo il tasto freccia destra, allora devo andare in posizione. Ora, se qui all'avvio del gioco mi trovavo a x meno 38, y meno 152, la y non la dobbiamo modificare, vado a dirgli che devo andare dove x non è meno 38 ma è 38, perché deve essere speculare, perché il pacco l'ho posizionato a x0, quindi i valori saranno speculari. Però se faccio così, vediamo un pochino, vedete, mi sposto a destra del pacco ma non sto guardando il pacco, e quindi stop, gli devo dire punta in direzione non 90 ma meno 90. Ok, quindi se adesso riprovo, perfetto, il player fa esattamente quello che deve. Però un'altra cosa che deve fare quando io mi sposto a destra e a sinistra è andare a prendere il pacco e quindi caricare il costume 2. Quindi punta in direzione meno 90, aspetto, passa al costume player 2 e poi passa di nuovo al costume player 1. Vediamo un pochino. Ok, non si è neanche visto. Certo, perché l'azione è troppo veloce. Allora controllo, gli dico attendi 0.1 secondi e vediamo che succede. Ok, vedete? Ogni volta che io premo il tasto, il gattino, diciamo, compie l'azione. Perfetto così. Quindi a questo punto che faccio? Creo l'azione anche per il lato sinistro. Quindi duplico tutto questo che ho scritto, lo copio qua, fuori dal se allora, stop, e gli dico se freccia sinistra è premuta, vai dove x è come all'inizio meno 38, punta in direzione come all'inizio 90 e il resto rimane uguale. Quindi faccio così, ok, perfetto così per adesso. Andiamo subito a correggere un piccolo problema che si può notare subito. Vediamo, se io, vedete, mi sposto a destra e a sinistra, se tengo premuto il pulsante destro fa questo, se tengo premuto il pulsante sinistro fa questo. Questo ovviamente è un problema, non deve accadere, perché io devo premere più volte il pulsante per poter fare quello che mi serve. Se io tengo premuto il pulsante tipo mitragliatrice, no, non va bene. Quindi andiamo via da qui e andiamo a scrivere che ho bisogno ogni volta che premo il pulsante di bloccarmi e di non ripetere più quel gesto. Per fare questo uso un sistema di flag, di bandiere. Cioè, cosa significa? Una sorta di semaforo. Quando io premo il pulsante, il semaforo da verde passa a rosso. Semaforo ipotetico, da verde passa a rosso. Cioè, mi viene detto no, non puoi compiere ancora quell'azione a meno che il semaforo non torni verde. Quindi per fare questo basta semplicemente una bandiera, si dice così, mettiamo un flag. Io, se alzo la bandiera, tu non puoi compiere l'azione. Se abbasso la bandiera, puoi compiere l'azione, o viceversa. In realtà noi utilizzeremo una variabile. Se la variabile è uguale a 1, puoi compiere l'azione. Se la variabile è uguale a 0, non puoi compierla. Quindi noi prendiamo una nuova variabile, la creiamo, puoi prendere, ok, e diciamo all'avvio del gioco, porta, puoi prendere a 1.
perché quando vale 1 io posso prendere. E poi gli dico operatori, AND, ne prendo 2, perché devo farlo sia per la freccia destra sia per la freccia sinistra. Dico se e se tasto freccia destra è premuto è anche uguale è uguale. Gli chiediamo puoi prendere è uguale a 1, quindi 1 e 1. Se freccia destra è premuto e puoi prendere uguale a 1, allora fai quello. Altrimenti non lo puoi fare. Quindi che succede? Ora dobbiamo fare in modo che quando il gattino tocca il pacco, la variabile puoi prendere diventi uguale a 0. Quindi vado qui nel pacco e gli dico controllo per sempre. Se sto toccando il player che si chiama player 1, o meglio lo sprite che si chiama player 1, allora variabili porta puoi prendere a 0. Ma questo deve accadere, vado un po' indietro, soltanto se il gattino sta toccando il pacco e non se il pacco gli cade in testa. E quindi porta puoi prendere a 0 se sto toccando il player 1, ma anche, quindi AND, così, come abbiamo fatto prima, ma anche se variabili puoi prendere è uguale a 1, perché se già uguale a 0 vuol dire che stiamo facendo un'altra azione e quindi non ha senso portare puoi prendere a 0. Ma se è uguale a 1 vuol dire che noi ci troviamo qui, vuol dire che puoi prendere uguale a 1, vuol dire che stiamo andando a prendere il pacco e quindi a questo punto stiamo toccando il pacco e quindi puoi prendere va impostato a 0, in modo da non poter più entrare né qua né qua, perché se puoi prendere è uguale a 0, qui non entriamo e qui non entriamo. Quindi vediamo il risultato. Ok, vedete? Puoi prendere è uguale a 0. Non posso più fare nessun tipo di gesto o movimento, perché puoi prendere appunto è uguale a 0. E basta, siamo fregati. Dobbiamo ora fare in modo che se io non premo più né il tasto destro né il tasto sinistro, puoi prendere ritorni a valere 1. Vuol dire che io lascio la tastiera e vado a premere col dito una seconda volta il pulsante. Quindi mettiamo un altro controllo. Se allora, qui ho sbagliato, ho cliccato situazioni, dovevo premere controllo. Se allora, e mettiamo delle condizioni, AND, due AND, quali saranno le condizioni necessarie per riportare puoi prendere a 0? Non sto premendo il tasto freccia destra, non sto premendo neanche il tasto freccia sinistra e puoi prendere deve essere uguale a 0, in modo da poterlo riportare a 1. Se è già 1 che senso ha? Quindi non, sensori, tasto premuto, abbiamo detto tasto freccia destra, tasto freccia sinistra e operatori uguale, andiamo un pochino indietro così, variabili, puoi prendere deve essere uguale a 0, perché così lo riportiamo a 1 e quindi mettiamo tutto qua dentro. Se io non sto premendo nessun tasto e puoi prendere è stato messo a 0 qua, allora noi lo riportiamo a 1 e quindi porta puoi prendere a 1. Vediamo un po' il risultato. Ok, se io tengo premuto, in questo momento sto tenendo premuto il tasto freccia sinistra, non accade nulla. Se io lo lascio e lo ripremo, compie il gesto una e una sola volta per volta, a meno che noi non premiamo tante volte. A quel punto va bene. Ok, quindi abbiamo ottenuto quello che volevamo. Perfetto. Andiamo adesso ai pacchi. Dobbiamo dirgli di creare una pila di pacchi. Quindi, vediamo un pochino. Andiamo indietro. Ok. E vediamo un po' come fare a gestire questa pila di pacchi. Allora, momentaneamente stacco questo pezzo, ma non lo perdo perché mi servirà. Lo devo poi riattaccare da qualche parte. Quindi, stop e vediamo un pochino. Pila di pacchi. Per fare una pila di pacchi intanto decido con quale costume i pacchi devono essere caricati, perché io ne ho uno solo, ma sappiamo che il gioco implica avere altri pacchi e quindi in porta costume abbiamo pacco a destra e pacco a sinistra. Ok, allora qui c'è un bel lavoretto da fare, un po' noioso però necessario. Seleziono con lo strumento fatto apposta per selezionare il pacco centrale, vado su copia, vado qui e incollo il pacco. Poi che faccio? Seleziono il pacco che sta dietro, zoom un pochino, questo si chiama pacco destra, ma possiamo chiamarlo come vogliamo, e tengo premuto
il tasto freccia destra della tastiera, vediamo un pochino così, e faccio scorrere il pacco, vedete, verso destra. Ok, ancora, ecco qua. Mi fermo quando questi lati, non questo alto, ma il lato basso, coincide. Perfetto. Deseleziono, prendo il pacco centrale e lo cancello. Vado qui, stesso discorso, seleziono il pacco centrale, copia, vado su pacco sinistra, metto una schermata che mi permette di vedere meglio la posizione, incollo il pacco centrale, zoom un pochino, questo si chiama pacco sinistra, quindi seleziono il pacco che sta sotto e tengo premuto il tasto freccia sinistra della tastiera. Ok, facciamo scorrere, ok, bene così. Questo lato basso coincide. A questo punto seleziono il pacco centrale e lo cancello. Bene così. Abbiamo preparato i nostri costumi. Torniamo al codice. Nella pila di costumi io gli dico voglio che intanto lo sprite carichi il costume che si chiama pacco centrale. Voglio che nasconda lo sprite originale e che crei dei cloni che una volta creati verranno poi mostrati. Quindi nascondi lo mettiamo subito qua come prima cosa e poi gli diciamo vai su controllo e crea un clone di me stesso. In questo modo, bandierina verde, non si vede niente perché appunto lo sprite e quindi i suoi cloni sono nascosti. Ma io gli dico quando vengo clonato, questo lo spostiamo qui e questo qui, aspetto, mostra, possiamo anche zoomare così, ok. Bandierina verde ed ecco qua, abbiamo di nuovo il nostro pacco principale. E a questo punto gli altri cloni dobbiamo crearli qua sopra, quindi siccome è un lavoro automatico andiamo a creare un ciclo, quindi controllo, ripeti tot volte il numero dei cloni che io voglio creare, che diciamo che sono 6, e gli dico spostati in alto, quindi cambia y di 40, che è più o meno l'altezza del pacco. Poi lo vediamo al lato pratico, se 40 non basta, modifichiamo questo valore, ma io ho già visto la dimensione, anche perché molto banalmente basta vedere, il pacco è alto 129 pixel, io ho detto che lo sprite deve essere di dimensione 32% e basta fare il 32% di 129 e sappiamo che è poco più di 41, quindi molto banalmente potremmo mettere già qui 41 come valore. A questo punto gli dico di andare a creare un clone. Perfetto, quindi bandierina verde. Oh, abbiamo i nostri cloni. Perfetto, la nostra pila di regali sta già prendendo forma. A questo punto gli diciamo qui, quando io vengo clonato, mostra e poi per sempre, quando tocco il player, puoi prendere a 0. Ma soprattutto, quando il pacco viene toccato dal player, deve accadere una cosa particolare. Il pacco toccato viene spostato in cima alla pila e tutti gli altri scorrono verso il basso. Quindi noi gli dobbiamo dire quando il pacco viene toccato di spostarsi in cima alla pila. Quindi quando un clone viene toccato dal player e puoi prendere uguale a 1, gli dobbiamo dire di spostarsi dove y è... Quanto deve valere y? Molto banalmente abbiamo 6 cloni più 1, 7 cloni. Guardate, lo facciamo proprio così per essere semplice. Più e per. Il punto di partenza quale deve essere? Meno 150, perché l'abbiamo definito qui all'inizio quando clicchiamo la bandierina verde, quindi meno 150 più qui arriviamo a 0, quindi qui dobbiamo scoprire qual è il valore positivo. Abbiamo detto che per ogni clone ci spostiamo di 41 pixel, quindi 41 per il numero dei cloni, 6 più 1 7. Ecco qua, quindi quanto fa questa roba? 137. Benissimo, vai dove y è 137. Questo lo lascio qui come promemoria. A questo punto, se io lo testo, vediamo un po'. Ok, vedete? Il clone è salito su, però gli altri non sono scesi giù. Quindi dobbiamo dire a tutti gli altri, quando il clone viene toccato, lui penserà a salire su, ma poi tutti quanti dovranno scorrere verso il basso. E quindi, per dire una cosa a tutti, utilizziamo le situazioni, invia a tutti messaggio, e il messaggio sarà scorrere, ok? E quindi questo sprite e tutti i suoi cloni, quando ricevono scorrere, dovranno andare a scorrere verso il basso e quindi cambiare il proprio valore di y di meno
41, perché 41 è il valore che utilizziamo per spostarci verso l'alto, quindi se dobbiamo spostarci verso il basso, meno 41 che è lo stesso valore, quindi vediamo un pochino. Ok, vedete, sembra che non stia cambiando niente, ma in realtà i pacchi stanno scorrendo e che sono tutti uguali, non ce ne rendiamo conto. Se io per esempio facessi così, aspetto, e gli dicessi cambia effetto colore di 25, avremmo tutti i pacchi diversi e quindi a questo punto, vedete, si vede chiaramente che i pacchi scorrono. Quello che viene toccato, vedete questo verde acqua, adesso diventerà il primo della pila e gli altri scorreranno verso il basso. Ok, quindi sta funzionando tutto. Questo decidete voi se vi piace, lo lasciate, se no ce lo buttate. A me non piace. Che facciamo ora? Ogni volta che il pacco risale in cima alla pila, può avere il costume del pacco centrale, il costume del pacco sinistra o il costume del pacco destra. Quindi, qui, quando il pacco sta toccando il player e quindi si sposta verso l'alto e poi dice a tutti di scorrere verso il basso, gli diciamo che prima di spostarsi in alto deve passare a un altro costume, quindi gli diciamo passa al costume. Ora qui il sistema ci permette di scegliere i costumi in base al nome, ma anche in base al numero, quindi passa al costume numero a caso tra 1 e 3. Perché? Perché questo sprite ha 3 costumi e ognuno dei 3 costumi ha un numero associato, il primo al numero 1, il secondo al numero 2 e il terzo al numero 3. Quindi se io gli dico passa al costume 3, mi caricherà il costume pacco sinistra. Quindi codice e vediamo cosa accade. Bandierina verde, ok, vedete, compare qualche pacco. Soltanto che, guardate, qui sono fregato perché io ora sto giocando a sinistra, ora se vado a destra vado sopra il pacco e quindi non è permesso. Dovrei perdere in teoria. Se tolgo il pacco stando a sinistra, questo di sopra mi schiaccia e perdo lo stesso. Quindi abbiamo creato una situazione paradossale. Non si può mai vincere in questa situazione. Chiaramente adesso non abbiamo ancora implementato il sistema che rileva il game over e quindi non accade nulla. Però bisogna fare attenzione a queste particolarità. Non va bene. Quindi molto semplicemente noi possiamo andare a guardare qual è l'ultimo costume che è stato caricato nell'ultimo pacco che è salito in cima e vedere se quel pacco è il pacco numero 1, quindi il pacco centrale, allora prendiamo un numero a caso. Se invece non è il pacco centrale, quindi è il pacco numero 2 o il pacco numero 3, allora obbligatoriamente il costume dovrà essere quello centrale, quindi il numero 1. Quindi scriviamo quello che abbiamo appena detto. Controllo, se allora altrimenti, e diciamo l'ultimo costume, che numero di costume è stato caricato? Non lo sappiamo. Andiamo a salvare questa informazione. Variabili, crea una variabile, la chiamiamo ultimo costume. Ok, qui andiamo a scegliere un costume. Aspetto, ogni costume ha anche un numero di costume, come abbiamo detto prima, e quindi io gli dico quando tu scegli un costume, porta la variabile ultimo costume al numero del costume scelto. Semplicissimo. Quindi a questo punto andiamo a dire qui, nel nostro se allora altrimenti, se operatori uguale, variabili, se ultimo costume è uguale a 1, quindi è il pacco centrale, che vale 1, codice, dobbiamo dirgli, così come abbiamo fatto qui, lo stacco. Un po' difficile qui capire le cose, forse se faccio così si vede meglio, ok, questo lo stacco e gli dobbiamo dire passa a un costume a caso, perché se l'ultimo costume era quello centrale possiamo farlo seguire da un qualunque dei 3 costumi, ma se non era quello centrale obbligatoriamente, aspetto, passa al costume pacco centrale. Ora questo lo attacchiamo qui, dopo che abbiamo fatto questa scelta andiamo a salvare l'ultimo costume caricato e questo lo mettiamo qua, questo qui, ok. Ora mi sembra che sia il caso di cambiare prima costume e poi di spostarci. Quindi gestiamo i costumi, salviamo l'informazione, ci spostiamo e diciamo a tutti di scorrere. Ok, bene così. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Ok, vedete? Io ora non rischio più di trovarmi in un sistema paradossale come quello di prima. Perfetto, bene così. Ora però se faccio questo io devo poter perdere, anzi devo
perdere, non poter perdere, devo perdere perché vengo schiacciato dal pacco. Quindi andiamo a dire che nel momento in cui il pacco schiaccia il player si perde il gioco. Quindi torno nel player, vado un po' indietro, ok, stop, e vado a creare un flusso parallelo, perché se io mettessi la condizione qua dentro sarebbe troppo lenta per controllare ogni volta che il pacco viene toccato. Invece mi serve un flusso parallelo che faccia solo quello, velocissimo. Quindi situazioni, quando si clicca sulla bandierina verde, controllo per sempre, un ciclo che non finisce mai, e gli metto la condizione: se sto toccando uno qualunque dei pacchi, e adesso vedremo che condizione mettere, io devo inviare a tutti un messaggio di game over, quindi invia a tutti game over, e poi devo fermare il gioco, quindi ferma tutto. Ora, nel momento in cui stiamo giocando, vediamo un po', eccolo qua, noi dobbiamo evitare di toccare questo specifico tipo di pacco che andrà a schiacciare il player del gattino. Per fare questo, vedete questa parte verde del pacco? Facciamo in modo che non tocchi mai il gattino. Ci sono vari modi per fare un sistema del genere. Io ho scelto questo perché secondo me è il più semplice. Quindi vado a dirgli: se sto toccando il colore, che colore? Questo verde, questo qua. Ok, è un verde abbastanza classico, quindi dovrebbe riconoscerlo senza troppe difficoltà. Stop, andiamo indietro così vedete tutto. Ok, andiamo a vedere cosa accade. Bandierina verde, se io adesso continuo, vengo schiacciato e infatti finisce tutto. Adesso aggiungiamo il classico messaggio di game over in porta sprite, ho preparato anche quello per praticità, game over. Ok, quindi gli diciamo situazioni, quando clicco sulla bandierina verde, come sempre movimento, vai a, qui gli diciamo zoom un pochino, 0, 0, ok, poi gli diciamo quando iniziamo il gioco nascondi e poi quando ricevo game over semplicemente mostra, quindi bandierina verde. Ok, che succede? Perché non sta cambiando il player? Player 1, player 2? Si è perso qui qualcosa. Ero sicuro di averlo impostato. Qui va bene. Non so. Andiamo a dirglielo. Carica player 1. Ero convintissimo di aver messo questa cosa. Va bene. Semplicemente non cambiava il player, non tornava al costume iniziale. Ok, quindi facendo così ora, se io... Ok, perfetto. Tocco il pacco grande, game over. Ottimo. Ora direi che per ogni pacco che io vado a recuperare invece, senza essere schiacciato, devo perlomeno guadagnare un punto. E quindi creo una variabile che si chiama score, punteggio, ok, e gli dico che porta score a 0 l'avvio del gioco. E ogni volta che lo sprite del pacco tocca player 1, cambio il valore di score di 1. Un'altra cosa che dovrei fare è dirgli all'avvio del gioco di portare ultimo costume a 1, così non si rischiano fraintendimenti. Ora, bandierina verde, perfetto, molto bene. Io ho il mio punteggio e lo metto qua. Ora, in teoria il gioco potrebbe anche terminare qui, però possiamo aggiungergli qualche piccola particolarità per renderlo più interessante. Per esempio, qualcosa che possa spingere il giocatore a recuperare più pacchi possibili, facendo però sempre attenzione a non venire schiacciato, quindi a fare questa azione sempre più velocemente. Quello che potremo aggiungere è un timer, cioè vediamo quanti pacchi riesce a recuperare, ma in 30 secondi, per esempio, o in un minuto, o nel tempo che decidete voi. Quindi vado sullo sprite del pavimento, diciamo, semplicemente perché è libero, questo codice lo potrei scrivere ovunque, quindi va bene anche qui, e gli dico, intanto situazioni, quando clicco sulla bandierina verde, movimento, vai a, e lasciamo le coordinate che troviamo, tanto insomma, l'abbiamo messo prima a mano, va bene così. Poi prendiamo il cronometro, andiamo sui sensori, vediamo qui il cronometro, ecco qua, sta girando, lo vediamo così. Le altre variabili non ci servono, le nascondiamo. Il cronometro lo mettiamo qua. Ok, quindi sensori, gli diciamo quando il gioco inizia, azzera il cronometro, dobbiamo partire da 0, perfetto. Poi controlla che non superi il tempo che abbiamo deciso, quindi
Quando superi per esempio i 30 secondi, basta, il gioco finisce, vediamo quanti pacchi hai recuperato. Bravo che non sei morto, vediamo però se hai battuto il tuo record o il record del tuo avversario, di una persona con cui puoi competere. Quindi andiamo a mettere controllo per sempre e gli diciamo se operatori maggiore, quindi qua, sensori, se il cronometro è maggiore di 30, quindi andiamo a controllare questo numero che sta prima dei puntini. Se il cronometro è maggiore di 30, allora situazioni, invia a tutti un nuovo messaggio, per esempio time, ok, e poi ferma il gioco, quindi controllo, ferma tutto. Bene così, questo continua ad andare, va bene. Perfetto, adesso nel momento in cui inviamo a tutti time, andiamo a creare un nuovo costume che ci dice bravo, hai recuperato tot pacchi, così, e quindi andiamo a caricare il nuovo costume. Evviva! Quindi situazioni, quando clicco sulla bandierina verde andiamo a dirgli che deve stare al centro, quindi 0 0, ok, poi gli diciamo che all'avvio deve essere nascosto, quindi aspetto nascondi, e invece quando ricevo il messaggio situazioni, quando ricevo non game over ma time, ok, deve essere mostrato, quindi mostra, perfetto. Cosa facciamo ora? Andiamo a caricare qui una variabile che contiene il valore di score, perché score sta qui in alto a destra, perché se io lo mettessi qui sarebbe fastidioso durante il gioco, quindi facciamo un travaso di informazioni perché il sistema non mi permette di spostare la posizione delle variabili. E quindi molto banalmente andiamo a creare score 2, che sarà una variabile per travasare le informazioni, e gli diciamo quando ricevo time mostra, ma prima di mostrare porta score 2 al valore di score, poi nascondi la variabile score e mostra la variabile score 2, ma quella dopo aver mostrato la scritta è viva. Quindi prendiamo score 2, che è qua, e la mettiamo qui. Non è bellissimo, avremmo potuto disegnare i numeri con le scritte, ma sarebbe venuto fuori un video di un'ora solo per mettere i numeri qui davanti alla parola pacchi. Quindi accontentiamoci di utilizzare le variabili in questo modo. Alla fine può andare bene anche così. Qui quando si avvia il gioco gli diciamo di nascondere la variabile score 2 perché verrà mostrata soltanto al momento giusto. Mi fermo un secondo, scusate, perché ho dimenticato di inserire il blocco dove dico all'inizio del gioco, dopo aver cliccato sulla bandierina verde, di mostrare la variabile score. Quindi va aggiunto questo blocco nel punto che ho cerchiato in questa immagine. Scusate, possiamo continuare. Ok, bandierina verde, perfetto. Io gioco molto lentamente, tanto mi interessa vedere quello che accade. Anzi, facciamo un'altra cosa, stop, perché non possiamo stare 30 secondi così. Gli diciamo quando superi 5 secondi, dopo 5 secondi va bene così. Quindi io gioco e aspettiamo 5 secondi. Ok, evviva, hai recuperato 11 pacchi. Perfetto così, stop. Andiamo qui a ripristinare i 30 secondi e adesso, se vogliamo, possiamo migliorare ulteriormente il gioco andando ad aggiungere degli effetti sonori. Molto semplici. Quindi una cosa secondo me abbastanza carina che possiamo fare è andare a caricare un sottofondo audio che possa accompagnare tutto il gioco. Quindi vado su suoni, carico. Io nella cartella vi ho messo un file mp3 che è stato preso da YouTube. Ho fatto attenzione a prendere un file che fosse liberamente utilizzabile per qualunque tipo di progetto, senza bisogno di andare a scrivere informazioni, riferimenti all'autore, eccetera eccetera. Quindi apri, il file è questo, una musica natalizia. Noi andiamo col codice e gli diciamo situazioni, quando clicco sulla bandierina verde controllo per sempre, fammi sentire questo file audio, ma gli diciamo avvia riproduzione, no, non è questo, riproduci suono e attendi. Il file è questo, perché così si entra qua dentro, si riproduce tutta la canzone, poi si ritorna su e si riproduce tutta la canzone. Ok? Perfetto. Se poi volete
che il volume sia più basso, potete gestirlo o con questo blocco qui, cambia volume di, oppure qui andate a selezionare e andate ad aumentare o diminuire il volume con questi strumenti. Perfetto, quindi una volta caricato un sottofondo musicale possiamo andare a dire al sistema che magari può darci un piccolo effetto sonoro anche nel momento in cui qui il pacco viene toccato dal player, cioè fondamentalmente facciamo un punto perché prendiamo il pacco dalla base della pila e quindi andiamo a cercare un suono adatto, carichiamolo dalla libreria direttamente di Scratch, andiamo su effetti e secondo me questo rumore può andare bene. Ok, codice, qui gli diciamo semplicemente avvia riproduzione suono di high whoosh e quindi ok, bene, a questo punto direi che è doveroso aggiungere un suono sia quando perdiamo sia quando arriviamo fino alla fine e vinciamo. Quindi sullo sprite game over, quando ricevo game over mostra la scritta e poi andiamo a caricare un suono. Andiamo su effetti e cerchiamo il suono, per esempio, eccolo qua. Questo qui secondo me ci sta per un game over, quindi poi voi mettete i suoni che preferite, io vi sto solo mostrando come farlo. Avvia riproduzione suono ops, quindi se io muoio, ok, smette la musica e si sente il suono ops. Bene, a questo punto andiamo su Evviva e andiamo a caricare un suono anche qui. Suoni, carico un suono che ritengo adeguato, effetti, vediamo cosa possiamo utilizzare, eccolo qua. Ok, per me ci sta. Codice e gli diciamo avvia riproduzione, tada! E quindi, ehi, non 30 secondi, vieni qua, 5 secondi, se no non la finiamo più. Ok. Viva, hai recuperato 16 pacchi! Perfetto, benissimo così. Io mi auguro che questo gioco vi sia piaciuto, come sempre vi chiedo nel caso di lasciare un like e vi ricordo di iscrivervi al canale andando ad attivare la campanella. Noi ci vediamo in un prossimo video a gennaio, auguro a tutti un buon Natale. Un saluto a tutti!